Oggi ragazzi vi voglio parlare della truffa del secolo in America e del perché ci interessa. Oggi vi parlerò di Charles Ponzi, ok? State qui perché non è un racconto fine a se stesso, cioè raccontarvi di come è accaduta questa truffa, ma del perché è importante che noi ne siamo a conoscenza, perché queste truffe a tutt'oggi ancora accadono e quindi in qualche modo per essere svegli, proattivi e capire come funzionano abitualmente queste truffe nel mondo della finanza e dell'economia per evitare in qualche modo di caderci anche noi. Le truffe sono sempre più numerose, ragazzi, sapete benissimo, quindi bisogna veramente tutelarsi. Ogni giorno ne sentiamo parlare. Sapete la truffa dei diamanti che è successa qualche anno fa, totalmente legata anche a dei contesti istituzionali, finanziari, come delle banche, al caso di Bernie Madoff. Lo sapete benissimo, in questo caso è stato uno, ha preso 150 anni di carcere perché ha truffato degli esponenti famosissimi, delle persone in vista, delle persone celebri, quindi è riuscito a fregare anche delle persone molto importanti. Oggi io mi voglio parlare invece di come è nato lo schema Ponzi, che è appunto uno degli schemi utilizzati abitualmente per fare delle truffe e prende il nome dall'inventore di questa metodologia, un po' come Enzo Ferrari ha dato il nome alle macchine, nella stessa maniera questo Italo, che poi è diventato italo-americano perché ha vissuto tantissimi anni in America, è diventato colui che ha preso il nome, ha dato il nome a questa truffa multilivello chiamata appunto schema Ponzi. Quindi oggi andremo a capire chi era questo personaggio che si è inventato questa truffa, come è strutturata questa truffa e chiaramente come l'hanno scoperta, ma poi il punto fondamentale è cercare di capire nel nostro video ehm, come noi dobbiamo cercare di prendere alcuni dettagli di proposte molto allettanti che ci arrivano e di capire quali sono i meccanismi dietro di questi schemi che ci possono portare veramente a perdere tutti i nostri risparmi, ok? Quindi state incollati qua ragazzi perché sarà un video più veloce del solito dove andremo direttamente al punto della questione. Quindi ragazzi partiamo subito. Charles Ponzi, chi è questo personaggio? Allora immaginatevi il contesto, siete nell'America degli anni 20, quindi un'America che veramente sta vivendo un boom economico molto importante, no? La gente la dovete proprio vedere avida di arricchimento perché sta incominciando a vedere che ci può essere quel benessere, quel boom economico e anche la finanza sta dando quel boost incredibile che in altri paesi non c'è ancora e quindi le persone sono molto abituate, molto invitate quindi ad investire all'interno del mercato azionario o investire in modo che si possono fare dei grossi profitti. Quindi questo è l'ambito nel quale un po' ci troviamo, no? Un ambito nel quale c'è un determinato benessere, si percepisce la possibilità di fare lauti guadagni ed è un po' come il mondo moderno, no? Il mondo nel quale ci troviamo adesso, che evidentemente, seppure ci siano delle forti discrepanze sempre di più, ma in determinati aree del mondo, come per esempio l'Italia, c'è un benessere ancora molto sostenuto rispetto ad altri paesi e in questo benessere molto spesso le truffe sono all'ordine del giorno perché? Perché appunto, soprattutto in Italia, si hanno dei forti risparmi rispetto alle altre zone del mondo, tipo l'America, e quindi le persone si fanno ingolosire da questi risparmi che hanno, i truffatori soprattutto, e quindi in qualche modo, nello stesso tempo, le persone che hanno questi risparmi, vedendo e aspettandosi dei grossi ritorni di investimento, diciamo che sono più propense a farsi prendere per il naso. Quindi in qualche modo noi viviamo un contesto che seppure ha delle differenze, ha determinate caratteristiche che sono assolutamente similari, no? Quindi un mondo dove l'avidità è ancora evidente perché c'è la possibilità di avere, c'è liquidità, è importante, quindi bisogna fare sempre molta attenzione perché in questi contesti che il truffatore si muove. Allora torniamo al punto, cioè siamo in un'America veramente in pieno boom economico dove c'è benessere e noi troviamo un uomo molto elegante, molto sicuro di sé, che ha un accento italiano molto affascinante, che fa una promessa
che ti fa brillare gli occhi, no? E ti dice: se investi con me, io nel giro di pochi giorni, nel giro di qualche settimana, ti faccio raddoppiare i tuoi soldi. E capite bene che in quei periodi, con una scarsa cultura economica, con una scarsa cultura finanziaria, beh, ragazzi, lì poteva veramente capitare che questo desiderio si trasformasse in un incubo praticamente finanziario ed economico, no? Ehm, ma chi era questo personaggio? Chi era Carlo Ponzi? Beh, prima di tutto, prima di diventare il simbolo mondiale delle truffe finanziarie, Carlo Ponzi era semplicemente un giovane italiano che aveva il sogno di andare in America, come molti avevano in quel periodo. Era nato a Lugo, in provincia di Ravenna, nel 1882 e a soli 21 anni, nel 1903, si trasferisce, prende una barca e a bordo della Vancouver arriva a Boston con pochissimi soldi in tasca. E si dice, la leggenda dice che lui abbia speso parte di questi pochi soldi in un luogo abbastanza costoso quando è arrivato in America per fare subito la colazione, no? Dimostrando subito come dire, una caratterizzazione del suo personaggio, quindi la volontà di esprimere il lusso, di esprimere soldi, anche se in qualche modo quei soldi non c'erano, ecco, no? Quindi appena arrivato comunque si deve mettere a disposizione, no, per affrontare, come succedeva in quei periodi, dei lavori molto umili, quindi va a fare il cameriere, fa il magazziniere, fa lo scribacchino, in qualche modo cambia spesso, ha dei problemi con la legge e quindi questo già dimostra in quanto la persona abbia, come dire, una concezione ambigua della rettitudine, no? Dal punto di vista legale, perché si fa arrestare per assegni falsi, quindi in qualche modo aveva già messo le premesse per dimostrare il fatto che era una persona che non aveva tanti scrupoli, ma soprattutto aveva il suo desiderio di esprimere questo desiderio delle truffe all'interno del mondo economico-finanziario, no? E quindi viene arrestato per queste cose, ma lui non ha paura e continua anche in molti casi ad infrangere la legge negli anni successivi, no? Questo personaggio viene descritto come una persona che aveva un'abilità dialettica molto molto importante, quindi aveva una parlantina sciolta, aveva uno sguardo che ispirava fiducia, soprattutto era una persona, uno standing, quindi un comportamento assolutamente ricercato, impostato, e quindi oltretutto aveva una capacità psicologica molto importante. La maggior parte delle persone sosteneva che sapesse vendere sogni, no? Questo è un altro punto fondamentale, secondo me, che dobbiamo tenere in considerazione, una lezione per tutti quanti, perché molto spesso quando incontriamo delle persone che ci propongono degli investimenti, ma non intendo investimenti solamente nel mondo finanziario, tipo quello delle azioni, delle criptovalute, ma anche delle altre tipologie di investimento, che può essere l'acquisto di una casa, che può essere l'acquisto di un garage, investire in una determinata azienda, no? Molto spesso i personaggi che abitualmente in qualche modo sono truffatori hanno questa forte capacità di far trasformare un discorso in un sogno, cioè di farti vedere cose che abitualmente tu non vedresti, cioè trasformano una storia, un evento in una narrazione, in un racconto. Ecco, quando questo si trasforma in una narrazione, in un racconto, quando questa persona dimostra in qualche modo di ispirarti fiducia, di avere questa caratteristica, bisogna cominciare ad alzare la guardia. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Adesso, senza alcun parallelo, perché non è questo il caso dal punto di vista legale, non è quello l'intento, ma per far capire in maniera più evidente la capacità e la forza di far in qualche modo di vendere sogni, vorrei prendere ad esempio Silvio Berlusconi, no? C'è la narrazione che quando lui era partito nei primi anni e aveva l'intenzione di costruire Milano 2, via discorrendo,
sia riuscito in qualche modo a vendere degli appartamenti solo narrandoli, no? Mettendosi sui campi insieme a delle persone dove non c'erano neanche i piloni ancora, e camminando all'interno di questi campi riusciva a spiegare in una maniera appassionata, creando una narrazione all'acquirente, dandogli un sogno, cioè vendendogli qualcosa, non vendendogli una casa, ma vendendogli un sogno. Ed è sempre quello che ha fatto durante la sua vita, no? Creando una narrazione, un sogno anche con la televisione, con il Milan dando un sogno di potenza, di successo anche in quella narrazione. Quindi questo per dire come molto spesso quando noi cadiamo all'interno di questo trucco del sogno facciamo delle scelte che appunto non sono razionali ma sono emotive. E in alcuni casi ci va bene perché appunto noi abbiamo vissuto magari il sogno della televisione commerciale, ma non è che abbiamo pagato con la nostra finanza, cioè abbiamo avuto dei problemi dal punto di vista finanziario, non è che siamo stati truffati, ma in molti altri casi, quando ci sono degli elementi, dei personaggi che ci vendono dei sogni, in quel caso potrebbe essere pericoloso, soprattutto quando sono legati a degli elementi finanziari. Quindi questo è un elemento da tenere molto in considerazione per tutti quanti. Ma come è nata l'idea della truffa? Beh, la cosa è molto semplice, no? Adesso non entrerò nella specificità dell'attività, ma diciamo che è tutto nato in questa maniera, cioè se tu investi con me io ti faccio guadagnare cifre molto importanti in un tempo molto limitato, ok? Una crescita che abitualmente con nessun'altra tipologia di investimento sarebbe stata possibile. E questo è un altro elemento che fa scattare il campanello d'allarme. Nel momento in cui c'è qualcuno che ci propone un investimento che ha un rendimento superiore alla media, la nostra mente in qualche modo, la parte razionale, deve dirci ok, c'è qualcosa che non va, ok? Questo è l'elemento fondamentale, un altro elemento molto importante. Perché? Perché se abitualmente il trend, sia che tu investa in azioni, sia che tu investa in opere d'arte, sia che tu investa in monete, abitualmente nei 100 anni è dell'1%, 2%, 3%, 4% la crescita, e qualcuno ti prospetta una crescita annuale del 20, 30, 40, 50%, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E questo è evidente, ragazzi, cioè, quindi nel momento in cui ci sono alti tassi di rendimento vuol dire che c'è qualcosa dietro che potrebbe non essere totalmente cristallino, ok? E quindi lui cosa faceva? Lui faceva, come ha creato questo schema Ponzi? Praticamente si faceva prestare questi soldi, si faceva dare questi soldi facendo finta di investirli, ma in realtà non investiva, dava a chi entrava successivamente dei rendimenti, ok? Dava praticamente i soldi di quelli che aveva preso precedentemente. Come funzionava? Adesso ve lo dico in 4 step. Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimento con tassi molto alti rispetto al mercato, e questa è la fase 1. La fase B è che dopo poco tempo questo interesse guadagnato viene consegnato, no? Quindi cosa succede? Tu vedi che questo investimento sta funzionando, tu non stai vedendo dove stai investendo o cosa stai investendo, ma tu sai che gli hai detto 100, dopo 2 mesi ti arrivano 110 euro e quindi sai che hai guadagnato quei 10 euro. La fase 3 si sparge la voce, cioè si incomincia a sapere che c'è una persona che in qualche modo, in maniera molto redditizia, sta dando dei rendimenti molto alti. Quindi questo cosa succede? Soprattutto in determinati ambiti la voce si trasmette, no? Molte persone famose sono state truffate, ricordo anche l'allenatore attuale del Napoli, Antonio Conte, che ha perso diversi milioni di euro facendo degli investimenti con persone che garantivano dei rendimenti molto alti, no? Ed era sempre uno schema Ponzi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io gli do 100, dopo un poco ricevo 110, quindi penso che funzioni, comincio a parlarne con l'amico, e sapete bene che in determinati contesti economici magari si hanno tanti soldi, quindi l'allenatore parla con il giocatore, parla con l'amministratore delegato della società, parla, e in qualche modo questa voce corre di bocca in bocca
e molti incominciano a entrare all'interno di questo schema. E quindi cosa succede? Che in quel momento lì le nuove persone che entrano, portate da quello precedentemente, incominciano a dare linfa vitale alla creazione di questo schema, perché i soldi che prendi da quelli nuovi che arrivano li dai in interesse a quello che c'era precedentemente e così via, così che quello che è entrato nuovo deve di nuovo per in qualche modo strutturare, tenere solida questa struttura, in qualche modo avere qualcun altro che sotto di lui entri. È un po' il marketing multilivel, no? Cioè questa cosa, questa piramide crolla nel momento in cui qualcuno alla base, che è arrivato per ultimo, non fa entrare altre persone, quindi non ci sono altri soldi per pagare gli interessi a quelle persone che c'erano precedentemente, ok? O cade nel momento in cui la piramide ha una base talmente grande che è difficile far entrare tante altre persone per sostenere quell'inganno. Ecco, questo è quello che è successo allo schema Ponzi, cioè c'è stato un momento in cui questa piramide aveva una base talmente grande che è implosa. Perché? Perché era talmente difficile, c'erano talmente tante persone all'interno di questo schema che era difficile poi dare gli interessi a tutti quelli sopra e in qualche modo far entrare sempre nuove persone, ok? In qualche modo sono state attivate, no, avviate le prime indagini che hanno portato alla scoperta di questo schema, no, creato da Ponzi. Perché? Perché si erano incominciati a fare delle analisi, c'era soprattutto un giornalista del Boston Post, Richard Grozier, che ha cercato, facendo delle domande, di cercare di analizzare i numeri. Quando si è capito che in realtà dietro non c'erano asset, non c'era niente, perché? Perché queste persone non vanno ad investire in asset reali o non lo so, nelle case o nelle azioni o in quello che vogliono in startup, semplicemente non investono, cioè utilizzano i soldi e muovono i soldi in maniera di far vedere una bolla speculativa, cioè di far creare un sogno, di farti vedere che tu stai prendendo tanti soldi, no? E quindi serve sempre un inserimento di liquidità forte e potente all'interno di questo schema per farlo strutturare. Quindi vedetelo come un palloncino, finché tu tieni l'aria agganciata e attaccata al tubo, allora questo palloncino si gonfia sempre di più, ma ad un certo punto quest'aria è talmente forte che fa esplodere questo palloncino e quindi i soldi vengono persi tutti perché lo schema non funziona più, perché in realtà non ci sono stati quei rendimenti, cioè i soldi sono sempre quelli e quindi c'è gente che magari ha preso inizialmente dei rendimenti molto alti per far vedere che funzionava, ha trasmesso la voce e via discorrendo, ma se prima i soldi sono entrati 1000 all'interno di questo schema, i soldi sono sempre 1000, non saranno 1 milione, perché non ci sono stati investimenti che hanno in qualche modo determinato l'accrescere di quello schema, no? Quindi un altro punto fondamentale da tenere in considerazione è che questi schemi in realtà dietro non hanno delle tipologie di investimento, no? Non investono in qualcosa di reale. Quindi quando andiamo ad investire, ma poi lo vedremo nelle considerazioni finali, dobbiamo capire su che cosa andiamo a investire. E questo Buffett ce lo dice in maniera fondamentale, in maniera molto forte, cioè noi dobbiamo comprendere dove andiamo a investire e su che cosa stiamo investendo, cioè lui addirittura investe solo in cose che capiscono, che capisce lui e il suo team, non va a fare investimenti su cose che non capisce. Quindi quando c'è qualcuno che vi propone di andare a investire in opere d'arte, se voi non avete una minima passione per quel settore lì, non avete conoscenza di quel settore lì, o lo studiate per anni o vi affidate a qualcuno che ha evidente conoscenza di quel mercato lì, altrimenti bisogna fare molto attenzione nell'acquistare delle opere d'arte, perché molto spesso le truffe più grandi sono state prese anche lì, no? Quindi cioè, la necessità in qualche modo di andare a studiare, di andare a crearsi una propria conoscenza sulla finanza personale nasce anche da queste truffe. Cioè nel momento in cui tu hai conoscenza, hai la sapienza perché ti sei informato, hai conosciuto come funziona la finanza e sai che la finanza per accrescere un bene in qualche modo la devi investire in qualcosa che
produce qualcosa o dà un servizio e quindi in qualche modo può dare più utili, più ricavi, può far lavorare più persone e quindi in qualche modo quell'azienda, quel servizio cresce e quindi porta più soldi, se non c'è quello, ragazzi, non c'è niente. Un'opera d'arte è qualcosa che acquista valore, acquista prezzo nel momento in cui, prima di tutto, è unica, ma perché quell'autore è riconosciuto a livello internazionale, mondiale e via discorrendo, e se saprà che quell'opera rimarrà unica nella storia del genere umano e quindi in qualche modo sappiamo che varrà oggi e varrà domani. Quindi sono discorsi molto aleatori perché su alcuni investimenti c'è meno da dire, no? Cioè su un'obbligazione che cosa vuoi dire? Sì, ti può andare bene, ti può andare male, ma in qualche modo magari hai perso il 10% perché pensavi che avesse determinati parametri. Ok, su un'opera d'arte, su delle monete da collezione la cosa può essere differente. Perché? Perché in realtà lì se tu hai conoscenze meno importanti in quel settore lì, ma soprattutto il mercato è lì che decide in maniera preponderante la valutazione di quell'autore lì, cioè ci deve essere veramente una scelta totale dell'ambiente artistico, ma anche della domanda, cioè di coloro che lo vogliono acquistare, quindi dell'offerta e della domanda per dire che quello è qualcuno, che è diverso dal tipo dell'obbligazione di un'azienda che in qualche modo ha una riconoscibilità perché ha dei clienti, no? Sono dei concetti abbastanza diversi, quindi questo per dire che questa truffa è una truffa che tuttora è ancora evidente, è ancora fortissima, è presente costantemente e quotidianamente. Se voi vedete dei servizi delle Iene, vedete dei servizi di Striscia la Notizia, avete visto la notizia di Bernie Madoff che vi ho detto precedentemente, che aveva truffato in Francia centinaia di persone aveva fatto non so se 50 miliardi, adesso non mi ricordo più, di truffa, uno schema incredibile. Le truffe sono all'ordine del giorno, quindi sicuramente lo schema Ponzi è qualcosa che tuttora funziona e tuttora in qualche modo funziona anche in quelle strategie meno economiche, meno finanziarie di investimento come il marketing di multilivello, quindi anche in quel caso, ragazzi, bisogna sempre fare attenzione, sempre valutare bene se e come vogliamo entrare all'interno di queste organizzazioni. Questo cosa ci ha insegnato? Che le truffe che sono state fatte nel 1920 possono essere ancora fatte tutt'oggi, soprattutto con le possibilità enormi che abbiamo, perché adesso ci sono le truffe delle criptovalute. Pensate ad esempio alle meme coin, che sono delle truffe legalizzate, cioè delle persone famose lanciano una nuova moneta digitale legata ad un meme, quindi ad un momento che è diventato famoso all'interno, virale all'interno del mondo, le persone riconoscono quella persona come una persona che ha una certa riconoscibilità, questa persona riconoscibile viene legata ad una moneta digitale e in quel momento tutte le persone prese dalla viralità vanno a investire in quella moneta virtuale, ma nel momento che questa moneta virtuale sale, questa criptovaluta, in un certo modo coloro che l'hanno creata e che sono entrati escono immediatamente, così si fanno i soldi e tutte le altre persone perdono perché quell'azienda, quella criptovaluta perde totalmente valore. E il concetto stesso di meme è quello di avere una scarsa durata, no? All'interno dell'ambito della realtà, perché un meme dura per qualche giorno, qualche settimana massimo, e quindi anche quella moneta digitale passa per qualche giorno, ma tu magari ci hai messo 10.000 euro e l'hai persi totalmente. Quindi le truffe sono all'ordine del giorno e noi dobbiamo essere consapevoli che stanno continuando, anche se in qualche modo quell'esperienza dello schema Ponzi e di Charles Ponzi, che poi è stato preso chiaramente, è stato incarcerato e via discorrendo, in qualche modo si è cercato di essere più stringenti nelle normative, ma comunque capiamo che nonostante siano passati 100 anni, queste truffe continuano ad esserci. Quindi è importante per un investitore conoscere questa storia di Charles Ponzi, capire come funziona lo schema Ponzi, quindi che dietro non c'è niente, non ci sono investimenti, ma solamente un movimento di soldi,
E se molto spesso vedete delle scene delle Iene, vedete che chi ha investito i propri soldi riceve un documento finto dove ci sono delle finte investimenti, ma poi se si va dietro non si è investito nulla e si sono presi tutti i soldi in questo circolo vizioso, no? Quindi andiamo ai punti fondamentali di questa analisi. Cosa ci serve? Cosa serve a un investitore sapere queste storie e anche le altre sulle truffe? Beh, prima di tutto sapere lo schema Ponzi ci aiuta, che questo è il prototipo di tutte le truffe finanziarie moderne. Capirne il funzionamento e capire come è la struttura ci permette di riconoscere gli schemi di adesso. Quindi nel momento in cui io in un'esperienza finanziaria devo portare qualcun altro, magari anche solo per sentito dire perché mi sento bene e sono contento di quello che succede, mi deve far già suonare il campanello d'allarme. Ma soprattutto quello che ci insegna è ad essere sempre assolutamente critici, ok? Perché? Perché molto spesso gli investimenti l'investimento sappiamo bene che ha una deriva psicologica, emozionale molto forte, no? E molto spesso il desiderio di ricchezza, di fiducia nel prossimo e via discorrendo ci porta a non vedere che quella storia, quel fatto è diventato una storia, è diventato un racconto, ci stanno vendendo un sogno, no? Cioè ci stiamo facendo trasportare dall'emozione e non più dal raziocinio. Quindi quando ci propongono degli investimenti che hanno dei rendimenti molto forti, dobbiamo incominciare a porre delle domande. Dove volete investirli questi soldi? Dovete vedere dei numeri, cioè dei casi reali che sono stati già accaduti, no? Cioè come ha fatto, anche se ti dicessero io ho guadagnato il 20% quest'anno dando i soldi a lui, come li ha ottenuti questi soldi? Cioè come ha fatto a fare il più 20%? Dove ha investito questi soldi per fare il 20%? Perché oggettivamente in un momento di mercato nel quale magari la media delle persone fa il 4, il 5%, se qualcun altro fa il 20% vuol dire che c'è qualcosa che non va, cioè o è un genio e quindi bisogna capire perché è un genio e quindi capendolo vediamo dove ha investito e diciamo vabbè ha investito nei paesi sviluppati, nessuno si aspettava che l'India quest'anno crescesse così tanto, lui ha investito lì, ok, capiamo un attimo il significato. Quindi nel momento in cui ci lasciamo trasportare dalle emozioni è lì dove sbagliamo, mai farsi trasportare dalle emozioni degli investimenti. Se vediamo, abbiamo la paura di starne fuori, la FOMO, la classica FOMO vuol dire che c'è qualcosa, la fear of missing out, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se c'è un'opportunità irripetibile, quindi c'è una criptovaluta che sta partendo ed è irripetibile perché il nostro vicino ci dice, il nostro amico ci dice che quella lì è un'offerta imperdibile, attenzione, fermiamoci, non c'è niente di irripetibile. Perché? Perché anche Amazon quando è partita era ripetibile, ma tu la potevi comprare nel giro di 10 anni e avresti guadagnato comunque un sacco di soldi. Quindi cominciamo a guardare il contesto sociale nel quale siamo, economico, e diciamo che se tutti guadagnano il 5 perché quello garantisce il 20, ok, dove sta investendo e su che cosa sta investendo? E quell'investimento può portarci tutti questi soldi? Ma perché è un'offerta irripetibile? Perché non può essere ripetuta questa offerta? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. È la stessa dinamica in maniera molto minore quando ci dicono alla televisione questa è un'offerta imperdibile, compra subito questa cosa a 300 euro con uno sconto. Non c'è mai nulla di imperdibile, di irripetibile. Quello lo fanno per spingere il nostro acquisto ad un aspetto compulsivo, quindi non di razionalità ma di emotività. E l'emotività non deve mai entrare nelle tipologie di investimento che noi facciamo. Quindi questo per dire che se noi vogliamo investire dobbiamo essere consci, avere una strategia e quella strategia dobbiamo mantenerla sempre, ok? Indipendentemente se ci sono delle offerte o non delle offerte irripetibili. Quindi ci dobbiamo accontentare di quello che c'è, razionalmente dobbiamo pensarlo e se vediamo che c'è un'offerta che potrebbe risultare incredibile, farci delle domande perché c'è quell'offerta incredibile, come è possibile che ci sia, cominciare a farci domande e a guardare i numeri.
Questo perché questi sono gli elementi fondamentali di ogni processo di investimento, ok? Ma io non sto parlando solo di investimenti finanziari in banca, ma anche di un acquisto di una casa in un determinato posto, perché ragazzi questa strada, perché qui nascerà la metropolitana e quindi questa casa prenderà valore, a tutte queste cose qua, perché anche quando comprate una casa succede questo, anche quando comprate un garage, quando comprate una macchina. Quindi sapete bene che questi schemi, queste spinte emotive funzionano quando ci sono le sales, quando ci sono le vendite. Ma voi sapete bene che ogni investimento ha un rendimento e ogni rendimento ha un rischio, quindi questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Nel momento in cui qualcuno ci paventa il fatto di avere dei rendimenti molto alti, è quasi sicuro che ci siano dei rischi altrettanto alti, anzi, ci sono dei rischi che molto spesso sono più lunghi. Allora perché c'è gente che diventa veramente miliardaria? Io mi riferisco sempre a Warren Buffett che ci mette 90 anni a diventare ricca. Perché? Perché si diventa ricchi investendo in una maniera solo paziente, analitica e disciplinata. Questa è la regola, calcolando bene il rischio e il rendimento. Quando ci sono rendimenti che ci paventano troppo alti, vuol dire che i rischi sono altissimi. E questo è un altro campanello d'allarme, ok? Quando giocano sulla nostra emotività, quando ci propongono rendimenti molto alti, qualsiasi sia, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che dobbiamo capire perché cos'è, come funziona quell'investimento, facendoci un sacco di domande, piuttosto lo perdiamo, ma soprattutto dobbiamo capire che ci sono dei rischi veramente molto alti. Ehm, quindi dobbiamo capire qual è la sostenibilità economica, questo concetto fondamentale, ok? Se possiamo guadagnare 20% in un anno, ok, è probabile che possiamo perdere anche il 40, il 50%, probabilmente perché andiamo a giocare a leva, cioè i metodi per fare tanti soldi ci sono anche adesso, ma sono altamente rischiosi. Cioè in questo momento chi aveva investito a leva, e parlo del momento in cui la borsa è calata del 20% ad aprile, molti che avevano giocato in leva si trovano in grossa difficoltà, ok? Perché? Perché possono aver perso quasi tutto. Quindi c'è modo di fare tanti soldi, magari quelli li stavano facendo, ma adesso rischiano di perdere tutto. Ok? Quindi c'è il grande rendimento porta di per sé un grande rischio. E questo è fondamentale, quindi non giocare mai sull'emotività, ma avere una strategia, perdere le occasioni è meglio che buttarsi in un'occasione della quale non si capisce bene, quindi andare a investire in uno schema Ponzi. Un'altra cosa della quale dovete diffidare è di queste strutture, ragazzi, piramidali, nelle quali chiaramente molti non lo sanno che sono piramidali, ma quando vi propongono tanti rendimenti, questo è il primo campanello. Il secondo, quando vi vendono sogni, quando vi fanno capire che voi diventerete ricchi, vi vendono un fatto come una storia. Ma poi ci sono altri elementi, cioè voi dovete capire dove vanno quei soldi, cioè quando date dei soldi a qualcuno perché vada a investire o qualcuno vi propone un investimento, dovete capire quei soldi a che cosa servono. I soldi di Ponzi servivano solo a pagare gli altri a far finta di creare interesse, cioè che c'era stato un interesse, un guadagno e quindi pagavano, facevano vedere inizialmente che c'era un guadagno su quegli investimenti. Quindi chi era appena entrato dopo 2 mesi si trovava più soldi, diceva hai visto che ti ho fatto guadagnare e quindi non guardava più. E diceva ok, beh se ho cominciato a guadagnare adesso figurati guadagnerò anche successivamente, ok? Quindi capire dove vanno gli investimenti e capire che la finanza, l'economia funziona in una maniera di sostenibilità economica, cioè se produci qualcosa si offre un servizio, altrimenti è un girare soldi che prima o poi fa crollare totalmente il castello di carta. E questa ragazzi è solamente una storia, no, di Charles Ponzi, è una storia di 100 anni fa, ma come abbiamo visto con Bernie Madoff si è ripetuta fino a 5-10 anni fa, adesso non ricordo la data precisa, in Francia e ha truffato migliaia di persone, centinaia, scusatemi, di persone, c'è stata la truffa in Italia, vi racconto quella dei diamanti, quella dove è stato, c'era di mezzo Antonio Conte, cioè in parte lesa chiaramente, cioè le truffe
continuano ad esserci su questa tipologia, no? Quindi diffidate quando ci sono dei rendimenti troppo alti. Questo è il primo fondamentale punto. Quando tutti guadagnano 100, se c'è qualcuno che guadagna 200, vuol dire che ci può essere qualche pericolo. E questo vale per tutte le cose, perché poi la truffa nel tempo cambia, no? Ma rimane strutturalmente la stessa. Adesso ci sono le truffe nelle cripto, come vi dicevo prima, ci sono state le truffe del not fungible, dell'NTF, ci sono state truffe veramente, ragazzi, incredibili e continuano ad esserci nel tempo e sono quotidiane, ok? Quindi un punto determinante è di fermarsi quando si fanno degli investimenti. Io capisco che il desiderio di realizzare tanti soldi può essere forte, ma è un'emozione, non è una strategia. La strategia ti porta a definire il fatto che tu investendo guadagnerai, se ti va bene, il 3, 4, 5% anno, 7, l'8 se sei bravo, ma di più nel lungo periodo. Ma questo è, poi per carità, se fai delle attività imprenditoriali puoi guadagnare molto di più, ma devi sapere che su 10 che lanci 8 falliscono se non 9, quindi devi avere il pelo, devi sapere, ma questo in tutte le varie tipologie di investimento. Quindi, ritornando a bomba, ragazzi, quando si va ad investire, qualsiasi sia l'investimento, dobbiamo non farci portare dall'emozione, ma avere una strategia, non pensare al sogno, ma alla concreta realtà, ma soprattutto analizzare i numeri e i dati, sono quelli che ci possono dare il risultato, sia della tipologia di investimento che ci propone, sia del contesto nel quale andiamo ad investire, no? Che sia immobiliare, che sia sull'arte o via discorrendo, ma quello ci evita di cadere all'interno di queste truffe. E poi, ragazzi, una parte fondamentale è quella di non andare a investire tutti i propri risparmi. Con Charles Ponzi, molte persone all'epoca avevano investito e gli avevano dato i soldi di tutto quello che avevano. Di gran parte, molte persone si sono suicidate o hanno tentato il suicidio perché si sono trovate con zero, come con la Grande Depressione, ok? Quindi la diversificazione o anche il rischio va calcolato. Se uno pensa che attraverso quell'investimento, dopo un'analisi abbastanza approfondita, pensa che quella tipologia possa funzionare, anche se magari non sa che è uno schema Ponzi, ma pensa che possa funzionare perché ci sono delle basi analitiche, e poi ci sono dei rischi, perché molto spesso anche chi gioca nelle azioni growth ha dei rischi molto molto alti, può guadagnare tanto. L'anno scorso per esempio si è guadagnato un sacco, ma quest'anno sta prendendo delle botte incredibili, quindi ci sono degli investimenti rischiosi, ma se fa degli investimenti rischiosi è chiaro che deve andare a investire una parte molto ridotta del proprio capitale. Quindi non fare come hanno fatto molti investitori con Charles Ponzi, che se hanno 100 vanno a mettere 80, 90 o 100 lì dentro, vai a mettere il 5% del tuo patrimonio, vai a tenerlo lì, sai che quella è la parte rischiosa. È un po' come fai col Bitcoin adesso, una parte molto volatile, dove vai a investire, se vuoi, l'1%, il 2%, il 3%, il 4%, ma non di più, cioè è un di cui, è un di più rispetto al nostro investimento, ok? Quindi ragazzi, questa è una truffa e io voglio incominciare una serie di questi di video nel quale vado a trattare quali sono un po' le scommesse, no? Le truffe che abitualmente vengono fatte all'interno dei contesti economici e finanziari, perché sono fondamentali, perché solo attraverso la conoscenza di queste truffe e lo studio della finanza personale si riesce in qualche modo a navigare in questo mare. Poi in qualche modo tutti quanti possono cadere preda di facili entusiasmi, perdere dei soldi, in qualche modo farsi fregare, e può capitare a tutti quanti, non c'è nessuno escluso, ma serve parlarne, serve capire, ma sicuramente avere una conoscenza approfondita del settore economico-finanziario e capire come funzionano le truffe, quali sono state fino ad adesso, ci permette, come in questo caso dello schema Ponzi, quindi dello schema piramidale di truffa, conoscere ci aiuta in qualche modo ad identificarle e in alcuni casi ad evitarle. Ok? Quindi ragazzi, scrivetevi nei commenti se avete visto delle truffe del genere, se le avete vissute, se pensate che ci siano altre tipologie di truffe che debbano essere analizzate. Io vi ringrazio, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto molto importante. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.